perché Krishna e Ravana sono diversi, uno è angelo di luce, l'altro è angelo di tenebra, eppure tutti e due hanno fatto la stessa catarsi evolutiva e addirittura Ravana era superiore a Krishna come capacità di volere e potere. Krishna era più soft. Il Cristo disse: se non hai i poteri dell'amore, puoi avere tutti i siddhi che vuoi, tutti i poteri materiali, psichici e magici che vuoi, non hai concluso niente. L'amore crea le galassie, i siddhi non creano niente, distruggono le galassie. Quindi date da fare come angelo di luce e non come angelo di tenebra. La legge dell'amore è più potente di qualsiasi cosa, pure il male si scioglie di fronte all'amore perché ha una frequenza superiore. E allora, dice figliole, non uccidete il male, non mettetevi alla stessa stregua del male. Ma io so cosa dobbiamo fare? Lo dovete mutare, cambiate lo spin. La materia satanica diventa a spirito puro, divino. Siamo oggi con il dottor Omar che ci sta assistendo, è venuto per farci delle analisi e per leggere le analisi che avevamo già svolto del sangue e delle urine. È una semplice ecografia agli organi addominali e alla tiroide, al seno in certi casi, e per capire quanto è intossicato il corpo fisico, sia a livello di fegato, di vie biliari, di colecisti, di reni stessi, la prostata nell'uomo, l'organo genitale femminile e anche l'intestino. Terremo vicino a noi il dottor Omar in caso che ce di n'è emergenza bisogno. io ci sono, e poi finito il digiuno ci sono i valori che sono risultati nell'ecografia delle varie persone e li confrontiamo a fine digiuno. C'è l'uomo in se stesso, non conosce se stesso, non conosce Dio e l'universo. Non sappiamo chi siamo, per cosa ci siamo, se abbiamo un fine, uno scopo, se siamo fino a noi stessi. Cioè non sappiamo niente di noi. Cioè noi in realtà siamo un ologramma in uno stato di vibrazione inerziale. Noi siamo qualcosa di molto particolare, di molto complesso ed è qualcosa di meraviglioso. Noi come corpo denso, solido, liquido e gassoso, riconosciamo il nostro corpo fisico con i 5 sensi e con questi andiamo avanti da millenni perché non utilizziamo i nostri corpi sottili.
Elisa, siamo entrati al 5° giorno di digiuno terapeutico. Sì. Ma che cos'è un digiuno terapeutico? È un sistema di purificazione e di autoguarigione di tutti i nostri corpi, che ci permette di avere una maggiore comprensione di sé e di capire come funziona il nostro corpo. Non ci stiamo inventando niente, perché il digiuno è uno dei strumenti più antichi che abbiamo a disposizione, quindi noi vogliamo riscoprirlo insieme a voi vivendolo. L'enteroclisma è una scelta di vita importante che in molti casi veramente salva la vita, perché cosa succede all'interno del nostro corpo? Che la parte dell'intestino grasso è ricoperta da villi che assorbono le sostanze nutritive, ma assorbono anche tutte le tossine che noi accumuliamo direttamente assorbite dal sangue e vengono mandate in circolo. Questo strato nocivo diviene il luogo acido favorevole per la putrefazione e la proliferazione di batteri nocivi, di muffe e parassiti. Queste colonie e i loro escrementi danneggiano la flora batterica, avvelenando il sangue, quindi tutto il corpo. Ecco come hanno origine gli ambienti favorevoli per molte malattie. Ci sono 2 metodi per fare in casa la colatura d'aglio, che è un ottimo antibiotico naturale che assumiamo ogni mattina insieme a 25 gocce di propoli diluite in un po' d'acqua e alla cura dei limoni da 1 a 7 o 9 e da 7 o 9 a 1 per 14 o 18 giorni. Il metodo veloce consente di poter conservare la colatura in frigo per 8 giorni. I 3 antibiotici naturali, aglio, propoli, limone, aiutano il sistema immunitario a difendersi dalle tossine rilasciate nel flusso sanguigno da ogni cellula per effetto del digiuno stesso e sono aiutate a uscire fuori dal corpo tramite gli enteroclismi e il sudore. Il kefir è una bevanda ricca di fermenti vivi che riequilibrano la flora batterica intestinale rigenerandola. Va assunto nella ripresa alimentare post-digiuno. Nel caso di guglielmina e per tutti i diabetici, questa bevanda fermentata va assunta invece durante il digiuno. Allora, per prima cosa siamo andati a raccogliere l'argilla dove il torrente è riuscito a depositarne in punti concentrati. Mettiamola in acqua, non lasciamola a se stessa, ma con un cucchiaio, uno strumento come quello che sto usando io, la dovete girare. Il rapporto fra acqua e terra, o argilla grezza che avete messo dentro, deve essere di 4 parti di acqua e 1 di argilla. Fatta questa operazione, lasciate stare tutto per 24 ore.
avete svuotato praticamente tutta l'acqua, è rimasta la polvere. Dovete prendere la polvere, ne prendo un po', la mettete dentro, nella quantità che decidete voi, fate questo lavoro Non sarà così lì, così solida. e la appendete. La appendete. In un posto dove l'acqua continua a scivolare, dove il sole possa battere per 3-4 giorni. Quando viene esposta al sole si carica di radium, aumentando il potere di guarigione. Meglio usare sempre quella ventilata. Sono molteplici gli usi dell'argilla. Gli impacchi devono essere abbondanti, minimo 3 cm, tenuti sulla pelle 1 ora e 15 minuti. Sul ventre sono ideali per disintossicare tutti gli organi interni. Oggi è il 13° giorno e le vibrazioni iniziano ad alzarsi, vero Elisa? Molto. Come piace a noi piace tantissimo. Nella natura poi è stupendo. Sì, sì. Lei e mia mamma stiamo facendo questo digiuno insieme. Io la glicemia c'avevo, non è che c'avevo proprio tanto alta, però 110, 120 quando mangiavo qualcosa in più. Invece facendo questo digiuno terapeutico, Giusto? va benissimo. Sempre tra i 70 e gli 80. Esatto. Poi il battito cardiaco. Il battito cardiaco proprio, addirittura io avevo perfetto. i battiti da 90 a 95, perché io mi fumavo un sacco di sigarette. 72 Al minuto? al minuto. Grande. Però e allora tutto passa. Guglielmina ha 70 anni e si è messa in gioco. Quando è arrivata non poteva scendere nessuna scala da sola. È importante svolgere il digiuno in silenzio, nella natura, isolati e con acqua di sorgente. Tutto ciò nutre i nostri corpi sottili. Oggi Guglielmina, a soli 16 giorni di digiuno, può attraversare i ruscelli in equilibrio da sola. Eccetto qualche momento di passaggio, le energie nei digiuni tendono ad aumentare e abbondano. In assenza di questi segnali positivi è meglio interrompere il digiuno. Tristezza, stanchezza, sofferenza per assenza di cibo, paura di morire traducono che il soggetto non è ancora pronto per sperimentare questa soluzione di vita. Ecco qua. In un digiuno a liquidi, la preparazione degli antibiotici, del kefir, dello yogurt, dei brodi, delle tisane e degli estratti richiede tempo.
I brodi sono fatti con verdure di stagione, con l'aggiunta di radici come zenzero e curcuma e peperoncino. Eccomi nella preparazione dello shampoo, mischiando aceto, farina di ceci, miele e 4 gocce di olio essenziale di lavanda o altro fiore a scelta a seconda delle proprietà terapeutiche. Si ottiene in 5 minuti uno shampoo dalle ottime proprietà disinfettanti e nutrienti. Io ho fatto come quel fanciullo che si dice in gergo marsalese ha fatto Sicilia, cioè non è andato a scuola. Io l'ho fatta diverse volte e non vado a scuola, oggi salgo sopra il gabinetto di casa nostra, c'era una stanza dove c'era un lettino e una cassapanga, la vecchia cassapanga, dove c'erano i libri di mia sorella e i giornali di mia sorella, cioè il bolero, dove lei raccoglieva ogni settimana un foglio dei promessi sposi e ha fatto tutti i promessi sposi in fumetti. Allora io andavo là sopra per leggere queste cose e leggere le poesie dei grandi poeti italiani, ma le ore scorrevano come un batter di ciglio dell'eternità e io apprendevo e la mia mente si amplificava a livello Richter. Oltre alla conoscenza e alla connessione che ho avuto nel 69 in Val d'Aosta e mi sono messo in connessione con la Madonna e la mia vita è totalmente cambiata con fatti straordinari. Io mi sono separato da tutti gli amici di un tempo, non li ho più frequentati, ma altri sono venuti a me per conoscere e per sapere. Alcuni sono rimasti o hanno fatto la loro via di iniziazione, di catarsi evolutiva, altri sono spariti perché non erano degni. Chi mette la mano alla radio e si volta indietro non è degno del regno dei cieli. E io non ho tempo da perdere con gli stronzi. E non lavo più il culo ai porci. Fratelli cari, sorella, io non sono morto. Quando ero morto, io mi vedevo fuori dal corpo fisico 5 volte che mi hanno assassinato, 5 volte che io ero libero, vivo e vedevo tutto quanto e ascoltavo tutto quanto. Perché sia io che voi siete mortali. Quando un discepolo disse a Gesù: Maestro, e allora la morte che cos'è? Non ti preoccupare, figlio mio, gli disse. La morte non esiste. Anche se tu volessi non potresti morire. Ma ti dico di più, verrà il tempo in cui pure la morte muore e allora ci sarà l'immortalità. Tu e tutti gli altri sarete figli di Dio, immortali, eterni, come lo siete sempre stati. Questa è una buona novella di cui il Cristo ha comunicato attraverso Gesù a noi umani. Ecco perché io non ho paura della morte e dei massacri che mi hanno fatto durante tutta la mia giovinezza fino ad oggi. Ma speriamo che cessino, perché io non riesco più a camminare bene per i massacri che ho subito, per l'ultimo massacro. Penso che ormai sono arrivati proprio al termine, alla fine del mio cammino. Ma il mio compito sarà un altro: raggiungere il Golgota, dove mi toglieranno i chiodi affinché io possa espandere la mia anima e raggiungere il seno salvatore. Con questa lode, con queste cose, si nutre il corpo emotivo.
Sto sperimentando gli impacchi di urina qua in una ghiandola che ultimamente nel degenero alimentare della mia sperimentazione ho sentito che cresceva qualcosa e ha confermato anche il dottor Omar quando è venuto a fare le ecografie. Quindi, come Alex sperimenta l'argilla, io sperimento l'urina. Gli estratti sono un abbondante nutrimento durante i digiuni. Chi è sovrappeso non deve assumerli. Solo chi è sottopeso può introdurre un solo tipo di frutta o di verdura alla volta in quantità ridotte. È importante bere solo quando si ha sete e non quando si ha fame. Più liquidi si introduce nel corpo, più si rallenta il processo di purificazione da scorie e putrefazioni. È necessario filtrare tutti gli estratti per evitare che le fibre stimolino i succhi gastrici. Io sono Luigi Silvestri e sono un sostenitore della pratica del digiuno. Che dire, io ho conosciuto questa pratica circa 3 anni fa, ho cominciato prendendo più informazioni possibili, ma poi sono arrivato finalmente a Salvatore Paladino, dove praticamente mi ha dato il via a cominciare. Sono stato da lui, sono stato a Marsala, ho fatto i suoi 40 giorni canonici, ma per Salvatore nel mio caso non bastava e praticamente mi ha spinto a fare 33 giorni di digiuno assoluto. Posso garantirvi che fare più di un mese senza cibo né acqua cambia la vita, cambia a livello fisico, emotivo e mentale. E credo che possa porre le basi per anche un percorso spirituale. Awon, Dwashmeya, Netkadash, Smach, Tetei, Markusach, Nekwei, Sewiana, Ekkana, Dwashmeya, Abbaha, Haolem, Lachma, Zunkanan Yaumana Washawaklen Haolem Ekana Dat Hanen Shwaken Layewen Latalan Lenciona Elapasan Membisha Ntol Delai Malkushar Haila Tishportah Lehalam Almen. Andiamo avanti con il nostro viaggio. Siamo al 18° giorno, sono già iniziati a uscire i parassiti dal mio tempio e sua mamma, i valori si sono stabilizzati, pressione, battito cardiaco e glicemia, vanno perfetti. Finita la cura dei limoni, continuiamo a disinfettare il corpo insieme alla colatura di aglio e di propoli, aumentando così le difese immunitarie in questa fase di espulsione tossine. Per chi non avesse mai sperimentato un digiuno medio-lungo, noi consigliamo questo protocollo liquido che, senza attivare i succhi gastrici, permette al corpo di ripulirsi da vecchie scorie e putrefazioni, sostenendolo e nutrendolo con vitamine e sali minerali. Ho lavorato con i video di Salvatore Paladino
ho intrapreso questo digiuno terapeutico. Oggi sono 150 giorni netti, è stato un viaggio lungo, l'ho intrapreso per lavorare su una patologia al gomito che è sensibilmente migliorata, e per il resto è un percorso che consiglio a tutti, indipendentemente dal fatto di lavorare o meno su una patologia. Credo che sia abbastanza importante per lavorare su se stessi. Il digiuno è un momento di introspezione ed è soprattutto un momento di disintossicazione fisica e mentale, per cui è consigliato. Passeggiando nel bosco abbiamo appreso la notizia che oggi Salvatore Paladino ha lasciato il corpo fisico ed è passato alla quarta dimensione. Siamo connessi con lui in questo 20° giorno di digiuno, con gli angeli e con la natura. Questo è per te, Salvatore. Tutto è trino, o a 3 triade o a 2 triade, ma sempre trino. È come tu hai, nella mela hai buccia, polpa e torsolo. Tutte immagini e somiglianze di Dio. Se andiamo dentro di noi, nella nostra struttura corporea, abbiamo un altro, o chiamiamolo così, un cosmo panteistico che è immagine e somiglianza di Dio ed è identico e uguale a Dio. Buonasera, sono Stefania Croce, sono una canalizzatrice e sono venuta qui al loro 27° giorno di digiuno, in questo gruppo molto affiatato, molto aperto. Mi aspettavo di vedere persone che fossero stremate da un punto di vista fisico, e in realtà ho visto una luce negli occhi di ognuno veramente particolare, di grande serenità, di grande pace. Ho canalizzato per queste persone, e canalizzare che cosa significa? Significa in buona sostanza entrare nel cuore della persona, della scintilla di luce divina, e con l'aiuto dei maestri, che sono esseri di luce vicini a ognuno di noi, entrare in risonanza e cogliere sia le parti luce che le parti eventualmente ombra. Oggi ho finito il digiuno terapeutico, sono stati 33 giorni, ho tolto tutte le medicine perché io ero ipertesa, diabetica, colesterolo, trigliceri e chi ha ne metta, del diabete perfetto. Veramente sono rimasta, non ci credevo. Mi sono anche dimagrita e ben mi sta perché ho anche il fegato grasso. Elisa, stiamo preparando lo yogurt con i fermenti e il siero di latte per mia madre che sta iniziando a rialimentarsi. Esattamente. Lo sai che ho ottenuto questi fermenti per fare lo yogurt da una signora che li custodisce da 30 anni. Ogni 2 giorni va travasato un nuovo yogurt e messo in frigo. Anche lo yogurt, pur essendo meno ricco di fermenti rispetto al kefir, è ottimo per risvegliare i villi e ristabilire la flora batterica. Anche la procedura per fare il siero è semplicissima, basta portare a quasi ebollizione il latte in modo che crei una patina compatta sopra e in quel momento spremerci mezzo limone.
si avrà una scissione alchemica naturale di separazione tra siero e cagliata. Il siero va bevuto prima di assumere i solidi, minimo per 3-7 giorni. Salve a tutti, siamo arrivati al 40° giorno di digiuno. Ed è arrivata anche la neve, fa un freddo cane qua che facciamo andare la stufa veramente a fuoco inverso a 1000. C'è un bellissimo sole oggi, pioggia ieri, insomma attraversiamo tutte le intemperie e stiamo bene. Benissimo, diciamo. Volevo chiederti appunto come hai trovato tutti noi dopo il digiuno. Vi trovati bene dopo questa lunga esperienza di digiuno e sinceramente non pensavo di trovarvi così ancora in energia e pieni di vitalità. Mi ha fatto piacere che avete integrato la pratica del digiuno con le forme di terapie che sto facendo anch'io, che la pulizia del fegato e la pulizia del colon in terapia, e quindi ha un metodo integrativo per ancora fare una pulizia più profonda per gli organi. Dopo la purificazione del corpo, eccomi qui all'Utirana per entrare in Vipassana. Vipassana significa vedere le cose in profondità come realmente sono. È un'antichissima tecnica di meditazione dell'India e fu riscoperta e insegnata da Siddhartha il Buddha più di 2500 anni fa. Il Vipassana netta la mente, lavorando sui sankhara, i vecchi condizionamenti. Sono stati 10 giorni di completo silenzio e meditazione. La pratica impara a volgere la mente all'interno, evitandole di rincorrere continuamente gli oggetti dei sensi o fattori esterni. Durante la permanenza ho iniziato a rialimentarmi con sola frutta. Prima di passare al fruttarismo ho fatto i vari step, quindi vegetariano, poi vegano e poi alla fine sono diventato fruttariano per motivi legati soprattutto alla salute, chiaramente. Prima, quando mangiavo di tutto, pensavo di essere onnivoro, mangiavo un po' di tutto e avevo un po' di tutte le malattie, quindi avevo una grave costipazione, ero stanco, depresso, sempre assonnato, a letto un disastro e quindi questo mi ha spinto poi a cambiare in maniera naturale l'alimentazione, perché mi avevano già proposto a 24 anni, 23 anni di prendere farmaci antidepressivi, dei prodotti per andare di corpo, insomma, però avevo già intuito che non poteva essere quella la soluzione definitiva, perché se la mia salute fosse stata dipendente da dei farmaci o dei prodotti, significa che poi li avrei dovuti prendere a vita. Quindi ho detto, cavolo, ho 23 anni, proviamo altre strade. Guarda che belle mani che c'hai, davvero. Sì, complimenti. Mamma mia. Dai, io mi contento, figlio. La regina di tutti i frutti, che è la mela, che è il frutto che non ci acidifica, non ci altera mai il pH, ci dà sempre una sensazione di nutrimento e sollievo dopo averla mangiata, e a quanto pare è il cibo più specifico per l'essere umano, perché tra l'altro è il cibo che ci permetterebbe anche di non lavarci più i denti, perché essendo per noi perfetto non rimane incastonato tra i denti, e quindi anzi molte persone si lavano i denti tramite la mela invece che spazzolarseli, perché comunque la mela va a lisciare, a pulire, insomma, le superfici del dente. Il segreto per arrivare a 103 anni qual è stato? Ho mangiato le mele! Continuando con la ricerca, ho incontrato la nutrizione pranica e ho deciso di svolgere il percorso dei 21 giorni per l'attivazione della meccanica pranica, ovvero nutrirsi dell'energia universale e perdere quel condizionamento del cibo, mangiare per piacere e non per necessità. In questi giorni ci siamo nutriti di acqua e prana. Ho condiviso questa esperienza con un gruppo di 18 persone accompagnati da Nicolas Pilars e Raffaella Galoppi nell'Oasis di Lanturel,
nell'Aveyron, vicino alla città di Saint-Affrique, in Francia. Questo gruppo è andato molto bene, molto unito, eravamo 18 all'inizio, una persona è andata via il 6° giorno perché aveva fame e quindi tutti gli altri 17 sono belli dentro e ci siamo. Abbiamo quasi finito questo percorso domani e la gente ritornerà a casa nella loro vita per continuare questo loro percorso, perché il vero processo incomincia dopo, nella vita reale. Adesso hanno fatto un'esperienza di 21 giorni di astensione del cibo, alcuni hanno attivato i canali pranici, hanno attivato questa energia naturale dell'universo e quindi adesso hanno questa esperienza e tocca a loro di decidere se vogliono mantenere e come lo mantengono. L'idea non è di smettere di mangiare, ma di trovare il giusto equilibrio tra il cibo solido, liquido e la sua esistenza, per essere in salute e in armonia. 4ª edizione del Pranic World Festival. Ci sono 10 giorni in campagna, in cui a Cocore, vicino alla città di Fabriano, e sono 10 giorni in cui tutti i respiriani del mondo, quelli più famosi, vengono a condividersi, quindi è un momento di prendere molte informazioni. Lasciate che lo spirito sia maestro del vostro corpo. Lasciate che la gioia vi invada. Prendete in mano il vostro destino. È questo vivere in armonia con la materia, divinizzarla, renderla più che umana, distaccarla dalla coscienza collettiva, rendendola così più malleabile, più disponibile allo spirito, all'ascolto, obbediente, gioiosa, bella e pura. Ringraziate il vostro corpo più spesso che potete. Vive una trasformazione profonda. La sua sottomissione, la sua voglia di rimanere tale e quale è una questione di codici, di sopravvivenza della razza umana al suo stato attuale. Spingere più lontano questo codice vuol dire cancellare le memorie di sopravvivenza che sono servite alla razza umana dalla notte dei tempi. Il corpo deve abbandonare la sua lotta, questo istinto di prendere dall'esterno ciò di cui ha bisogno per vivere, sopravvivere. Un lavoro profondo, completo vi è richiesto. Il sangue umano risponde alla coscienza che lo abita. Bello, eh? Bello, grazie per questa lettura. Adesso sarai confrontato alla quotidianità, alle tentazioni, agli altri, a quello che ti diranno e effettivamente bisogna poi integrare questo stile di vita nella vita di tutti i giorni e quindi, come io dico per me stessa, sto imparando a vivere così. Ti riconnette per la prima volta con la libertà, perché pensare di poter fare a meno di mangiare il cibo solido, non di nutrirsi, perché abbiamo bisogno di nutrirci, ma potersi nutrire in un altro modo e soprattutto nel momento in cui si ritorna al cibo, tornarci in modo consapevole, è tutto un cammino di libertà che non ha paragone, che non ha prezzo.